Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Pocamper. Oggi parliamo di un oggetto abbastanza fastidioso, brutto da vedere ma sicuramente molto utile per i nostri scalini. Dunque oggi parliamo di gradini elettrici. Esistono anche gradini manuali, ma sono andati ultimamente un po' in disuso, quindi parliamo di gradini elettrici. Esistono due tipologie, tendenzialmente quelli tipo sliding, quindi che scorrono, o quelli scorrevoli e quelli richiudibili su bandella o richiudibili sotto il pianale del veicolo, in genere sotto la porta. Quello che andremo a fare oggi è andare a analizzare qual è il comportamento, il funzionamento di uno di questi gradini di cui dovremmo andare a sostituire il motore. Andremo ad analizzare proprio il motore, perché si basa tutto su un principio molto semplice ma molto ingegnoso. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi faccio e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricherò. Quindi parlando di gradini elettrici, in questo caso abbiamo la necessità di sostituire, di ripristinare diciamo il funzionamento di un gradino a doppia pedata, richiudibile sulla bandella, quindi abbiamo la seconda pedata, quindi quella inferiore che si richiude verso la prima con un movimento molto interessante e che poi porta sul lato frontale la bandella. In questo caso dobbiamo sostituirlo, quindi ripristinarlo a un Leica. Ci siamo accorti che il problema è proprio quello del motoriduttore che è bruciato e quindi lo andremo a sostituire. Questo è il motoriduttore che dovremo andare a sostituire, ma prima di fare ciò lo andiamo un attimo ad analizzare, vediamo come è fatto, quali sono i meccanismi di funzionamento e per poter capire meglio quali sono i suoi punti di forza. Prima di fare ciò andiamo però a controllare la tipologia di gradino e andiamo a vedere qual è il movimento. Allora, questo è il gradino che dobbiamo andare a sistemare. Guardate un pochino il movimento, ha un movimento prima di richiusura della seconda pedata rispetto alla prima e poi di chiusura completa. In realtà sembrano due movimenti ma in realtà sono uno solamente, quindi quello che dovremo andare a fare è individuare qual è l'asse principale di rotazione ed è questo che vedete qua dietro, come vedete, ok? Vedete, quindi tutto quanto si riferisce a un unico movimento. Questo unico movimento può essere gestito dal motoriduttore che abbiamo in ufficio, quindi andiamo un attimo ad analizzare il motoriduttore in ufficio e poi ritorniamo qua. Quindi, come avete visto, il movimento è un movimento fondamentalmente che si basa sulla rotazione di un asse e la rotazione dell'asse può essere quindi attivata da un motoriduttore. In questo caso il motoriduttore è questo che si trova alla mia sinistra, sembra un motorino del tergicristallo, molti di voi sicuramente lo accoppieranno, diciamo lo assimileranno a quello. Comunque questa è la parte diciamo del statore e rotore, questa è la parte del motoriduttore, gli andremo anche a dare corrente così almeno vi faccio vedere il funzionamento. L'asse di rotazione viene accoppiato con quest'altro dispositivo che è un ulteriore motoriduttore, ma è un motoriduttore che ha una funzione abbastanza particolare, che è quella di poter essere disaccoppiato con un meccanismo molto semplice ma molto interessante dal gradino, proprio per ottenere un funzionamento non solo meccanico ma anche manuale. Infatti molto spesso quando c'è qualche anomalia di funzionamento di questi motoriduttori o comunque c'è un'anomalia nell'impianto, sapete queste parti sono all'esterno e quindi molto spesso capita che si trancia un cavo oppure che si ossidano i contatti e quindi magari possiamo avere la necessità di disaccoppiare, staccare il motore, oppure il motore non funziona più ma avere comunque la possibilità di far funzionare, far scendere e far rientrare il gradino. Ecco, adesso andremo a vedere anche questo tipo di funzionamento, come si fa. Allora, quindi il motoriduttore è molto semplice, poi viene alimentato questi sono i cavi del motoriduttore, c'è un connettore che prende i due cavi del motoriduttore, poi ci sono questi altri due cavi. Questi altri due cavi sono sostanzialmente quelli che ci danno il fine corsa, perché questi dispositivi possono essere comandati sia elettricamente manualmente, quindi premiamo il pulsante di discesa o di salita mantenendo la pressione
il movimento continua, staccando la pressione, quindi levando il dito dall'interruttore il movimento si ferma, e questo è un comportamento elettrico manuale, mentre quelli elettronici presentano una centralina, e questo è il caso, che gestisce l'uscita completa e la rientrata del gradino, quindi una pressione, se il gradino è chiuso esce, la pressione sul pulsante vicino, il gradino da tutto aperto tende a chiudersi. È chiaro che in questo caso la centralina ha bisogno non solo di alimentare il motoriduttore con positivo e negativo, in questo caso 12 volt, che si inverte in fase di uscita e di salita, ma questo succede anche per i pulsanti normali, ma deve sentire le informazioni di avvenuta apertura completa e di avvenuta chiusura completa. Ecco, queste vengono date proprio da questi due switch. In questo caso è lo switch di apertura che è rimasto, non ve l'ho portato, ma è rimasto sul veicolo, e questo è lo switch di chiusura che invece lo abbiamo smontato, e come vedete presenta una gommina per la protezione. Adesso le andremo a vedere. Ok, con la continuità, quindi andiamo a lavorare sul connettore, prendiamo i due cavi che sono il blu e il marrone, precisamente sono questo e questo, e come vedete, come sentite, diciamo c'è continuità. Se io vado a premere il pulsante, la continuità si interrompe. Ecco, questa è l'informazione che viene data alla centralina di avvenuta chiusura del gradino. Ovviamente la stessa cosa succede, non ve lo faccio vedere anche perché lo switch è rimasto sul veicolo, succede nel caso della completa apertura. Passiamo ora ad analizzare invece il meccanismo di sgancio e del motoriduttore. Questa è la staffa di fissaggio, questi sono i punti di fissaggio alla carcassa del motore, questo è l'asse che gestisce tutto il movimento di apertura e di chiusura. Questo dispositivo è il dispositivo appunto di sgancio, e vediamo che cosa succede. Adesso alimenteremo il motore e vedremo semplicemente che la rotazione avviene in un verso o nell'altro in funzione del positivo o del verso del positivo o del negativo. Allora gli diamo rotazione oraria, ovviamente cambiamo verso, rotazione antioraria. Ok, quindi questo movimento praticamente apre e chiude il gradino. Come vedete, vi faccio notare una cosa molto interessante: questo è un albero a sezione quadra, e qui noi abbiamo una spina. Questa è la spina che si innesta nel meccanismo che vi ho fatto vedere dell'asse, e che praticamente supporta la torsione di tutto l'asse. Molto spesso nelle versioni vecchie, adesso non è qui il caso, questa spina si tranciava, quindi molto spesso voi sentivate che il motore andava a vuoto, non riusciva a fermarsi, quindi continuava a girare, ed era proprio perché questa spina si era tranciata. Ovviamente la trasmissione del moto dal motoriduttore all'asse non era più possibile. Vi faccio vedere adesso qual è il meccanismo di sgancio, perché questo è molto molto interessante. Allora, il motore è montato in posizione così verticale. Nella parte esterna, ovvero in questa parte qui, noi abbiamo questo sistema per cui mediante questo bulloncino da 13, se noi avvitiamo questo bulloncino da 13 mediante una molla che si trova al suo interno, vedete, avviene la traslazione del perno verso l'interno. Vedete? Ecco qua, sono arrivato a battuta. Ecco, questo fa in modo che la spina elastica si disaccoppi dalla sede. Quindi nel caso in cui io voglia ripristinare la funzionalità, allora supponiamo che abbiamo, diciamo, la necessità di sganciare il motoriduttore dal gradino e renderlo manuale, non faccio nient'altro che agire su questo dado da 13, lo avvito fino in fondo in modo da sganciare il meccanismo. Se io invece lo allento, qua ci sarà anche un pomello ovviamente, lo allento, eccolo qua, lui si rinnesta nella sede e quindi procede il suo movimento di torsione. Vedete?
Ok, perfetto. Questo è il meccanismo che mi premeva farvi vedere per la sua funzionalità e la sua particolarità. Adesso andiamo sul campo e lo andiamo a sostituire tutto quanto il gruppo. Eccoci qua vicino il gradino, l'asse è questo qui che vedete e come vedete c'è l'innesto per l'inserimento dell'asse e della spina trasversale che permette appunto la rotazione dell'asse che poi consente di effettuare questo movimento che vediamo qui. Sentite questo rumore, questo è lo switch di fine corsa in apertura, mentre invece il fine corsa in chiusura, e questo qua lo andremo a fissare su questa staffa lateralmente nella parte terminale, mentre il fine corsa in uscita è cliccato diciamo dalla cam, dalla rotazione quindi dell'asse, il fine corsa in entrata, questo è praticamente colpito dalla parte terminale del gradino che lo preme nella posizione diciamo di riposo. Andiamo a inserire queste viti e andiamo a fissare tutto il blocco sulla parte laterale. Come vedete lateralmente al gradino c'è la centralina, è questa nera che vedete qui, presenta un connettore già inserito, l'altro connettore è quello che va al motore e poi gli altri due sono relativi agli switch. Come vi ho detto prima, questi switch vanno nello switch che vedete qui all'interno e l'altro viene fissato. Quindi adesso procediamo sia con l'inserimento sia col fissaggio. Allora, lavoro finito, come avete visto è stato veramente molto semplice, si tratta semplicemente di abitare due viti, due brugole e poi rimettere il carter e collegare i connettori, veramente molto semplice, una cosa che potete fare tranquillamente anche da voi. Vi faccio vedere, premendo il pulsante verso il basso, si apre completamente il gradino, si sente il click dello switch di uscita e quindi il gradino si ferma. Premendo il pulsante verso l'alto, automaticamente il gradino percorre tutta la sua corsa e si rimette a battuta a zero. Ok? Un'ulteriore cosa che vi volevo dire, per sganciare e disaccoppiare quindi il motore e rendere il gradino azionabile manualmente, quindi richiudibile manualmente, perché a volte può capitare che il motore non funzioni eccetera, basta relativamente, perché è molto dura, soprattutto se sta in tensione, tirare la manopola nera verso di noi. Questo fa sì che il perno che abbiamo visto con la spina elastica si distanzi dalla sua sede e venga sganciato, e quindi praticamente il gradino rimanga libero e può essere movimentato. Ovviamente non ha la chiusura, quindi eventualmente nel caso di problemi può essere bloccato in maniera posticcia fino al ripristino del motore e del sistema di aggancio. Per oggi quindi è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici se ritenete sia un contenuto interessante ed attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito ci vediamo alla prossima.